Nell'esercito il combattente è niente, deve essere niente, non deve neanche pensare. Ci sono i comandanti che pensano. Invece nell'esercito partigiano è il partigiano, direi, il punto di partenza. Per esempio, in un esercito, una unità è la compagnia, il battaglione, il reggimento, la divisione è un'unità. E il singolo, il soldato, è niente. Invece nell'esercito partigiano è il partigiano unità a sé stante. Direi che la formazione partigiana, sia essa il distaccamento, il battaglione o la brigata, ha una sua ragione d'essere, in quanto ogni singolo partigiano sente di essere lui qualche cosa. Perché questo del resto corrispondeva anche, non solo per quel legittimo sentimento che ognuno, orgoglio che uno può avere di essere qualcosa, qualcuno, e non essere niente, ma anche perché corrispondeva alle esigenze della guerra, della guerriglia partigiana, della tattica, perché, dato che era un tipo di guerra di movimento, guerra in cui bisognava far leva, sfruttare al massimo le capacità individuali, bisognava dare il massimo di autonomia anche al singolo partigiano. Ora, ecco il punto della disciplina. Saper organizzare una disciplina, riconoscendo il massimo autonomia ai partigiani fino all'autonomia del singolo, non era cosa facile. Richiedeva questo un elevato grado di coscienza. Di qui, per esempio, l'organizzazione dell'ora politica, le discussioni che si facevano, no? Il siluro che gli armieri per una comprensibile vanità bellica vogliono lucido e forbito non è una semplice bomba di grosso calibro, ma una piccola e perfetta nave subacquea munita di un completo apparato motore azionato ad aria compressa. I potenti trimotori si involano. Il loro compito è arduo perché la meta è lontana e ben difesa. Io mi trovo ancora a Perugia, abituato a Tenerife. È subentrato il nuovo comandante che era il maggiore Marino Marini, nato aerocircolatore alla pari di Muscagli di Fagione, il quale Marino Marini, quando si è presentato, ha detto, così sinceramente, perché è uno che parlava chiaro, che mi ha presentato, ragazzi, mi hanno messo a comandare questo gruppo, io lo faccio per onore da militare, perché l'8 settembre non mi sta bene. Per me militare non mi sta bene. Il giuramento alla Repubblica Sociale non l'ho fatto. Se mi volete come militare che combatte, se a voi vi sta bene. Se non vi sta bene, io vi lascio, ma io la politica non la voglio mettere come. E noi c'è stata una pausa, tutti quanti abbiamo detto no, ma per noi sta bene, conoscendo Marino Marini, infatti abbiamo Marino Marini. L'aeronautico non ha mai partecipato, almeno il nostro gruppo aerosolante non ha mai, sia di Fagioni prima e del capitano Marino Marini, anche lui dopo, non ha mai partecipato a un'azione di rappresaglia contro i partigiani e abbiamo avuto anche degli nostri ufficiali morti, va bene, però non ha mai fatto nessuna rappresaglia. Marino Marini poi è stato fatto prigioniero dal comandante Moscatelli, l'hanno fermato una notte che era sul poglio di una ragazza, che Marino Marini i ragazzi ne aveva perché volevano. Li ha fatti prigionieri, li ha tenuti per 15-20 giorni, poi l'hanno cambiato con altri partigiani, comandanti partigiani. Alla fine Moscatelli l'ha lasciato libero e gli ha regalato un fasano dorato vivo, che è arrivato la sera alle 6:30, alle 7 della sera, in piazza Castano ad aspettarlo. È arrivato e ha detto, state calmi, tranquillo, che Moscatelli ci ha detto che a fine guerra il nostro gruppo non verrà toccato, saremo tutti là. E così è stato. Anche perché Marino Marini un giorno hanno ammazzato lì in Castano
nelle scuole nuove che hanno fatto, che era nei pressi della chiesa, un tedesco, no? C'è stato un rastrellamento e hanno preso 2 ragazzi sui 20 anni, di cui uno trovato in possesso di una pistola. Voglio dire, a un certo punto loro hanno detto, per dare un esempio, li impicchiamo sulla pubblica piazza, proprio davanti dove Marino Marini ha voluto sapere qua, qui non si impicca nessuno. Se voi li impiccate io prendo la mia dente e mi metto contro di voi. Potete fucilarlo dove volete voi, portate dove date voi, ma non qua sulla pubblica piazza che non lo voglio vedere. Infatti l'hanno portato via e l'hanno fucilato poi dietro il cimitero di Capua, quei 2 ragazzi lì. Ci sono stati altri morti nella Repubblica Sociale Italiana ad opera di partigiani, nostri ufficiali uccisi, però lui non ha mai voluto fare nessun rastrellamento, Marino Marini. Quando hanno detto i tedeschi, vogliamo noi fare le ronde di notte, portare a fare... Marino Marini si è opposto, no, ci metto i miei averi a curare le richiame del paese, ma non voglio nessuno di voi che vada in giro a rastrellare, vedere contro... Infatti una volta sono stato fuori anch'io da mezzanotte fino alle 6 del mattino, ho passato che avevo incontrato 3 carri tirati da cavalli, 3 carrozze, cioè, mi si chiama un coprifuoco e voi passate di qua. Ma noi vediamo 2 cancellari, andiamo a Turbigo a caricare sabbia qui e là. Se fai così, andate, dei carri con dentro tutti gli stracci. Chi mi dice che dietro gli stracci ci sia qualcosa? Mi dice, vabbè, questa volta andate, io sono qua più intelligente vedere da lì dietro. E quindi sono andato. E così quando, alla fine della guerra, poi dopo, c'è sempre qualcuno che nel paese prima ti applaudi e poi dopo sono andati a dire, ha preso Marino Marini, l'ha portato sul balcone della piazza, ha salutato finora così e adesso saluti col pugno chiuso. E io non c'ero perché ero a bianco, sono fatto raccontare dal mio amico, ha detto lui quando l'ha preso, lui voleva vedere cosa succede. E poi a me mi hanno fatto insegnare sempre a salutare militarmente e romanamente, non salutano mai col pugno chiuso. Qui la gente vociava un pochettino, poi sono arrivati dei partigiani mandati da Moscatelli, hanno preso in consegna i nostri ufficiali e l'hanno portati via loro e hanno salvato la vita.